Nella nostra architettura in questo momento che cosa ci servirà? Ci servirà di andare proprio a realizzare questa tipologia di elemento che si chiama il service. Di che cosa si occuperà in questo caso? Vi ricordo che il service in questo momento, per evitare una complicazione dell'architettura, si occuperà di fare anche da repository, ma diciamo che a livello operativo ci cambia poco, effettivamente. Allora, il service come verrà realizzato? Allora, vado all'interno del mio progetto e cerco di creare, quindi vado tramite terminale sempre, ad effettuare un ng generate service e lo metto dentro ad una cartella chiamata services, ok, di prodotto. Allora, cosa genererà questa tipologia di elemento? Avrà una caratterizzazione, vedete qui, già un prodotto service.ts. Ok? Allora, l'idea fondamentalmente è proprio questa. All'interno del mio costruttore, ok, che cosa dovrò fare? Dovrò assicurarmi e sincerarmi che questo service abbia a disposizione che cosa? Abbia a disposizione il contenuto e il contenitore del local storage. Ok? Quindi a questo punto che cosa succede? Vado nel mio costruttore e cerco di capire che vado a prendermi una variabile let, per esempio stringa local storage. Che cos'è la stringa local storage? Tecnicamente il local storage è una combinazione chiave-valore, ok, che salva tutte quante le informazioni sotto forma di stringa. Quindi cosa succede? Devo andare a controllare se il local storage è già stato inizializzato. Se non è stato inizializzato lo vado a salvare almeno per la prima volta con un contenitore totalmente vuoto. Quindi che cosa significa? Che vado a prendere con local storage.getItem, quindi vado a prendere il nome del local storage, quindi per esempio lo chiamo elenco prodotti, anzi facciamo così, elenco negozio. Ok, a questo punto che cosa faccio? Se non è stato inizializzato la stringa del local storage, allora che cosa dovrò fare? Dovrò inizializzarla io, ok? Almeno per la prima volta. Quindi faccio un local storage set item, vado a creare un local storage che si chiama elenco negozio e al suo interno che cosa andrò a mettere? Un json.stringify, quindi vado ad effettuare la creazione sotto forma di JSON, effettivo perché nel local storage dovrò salvare soltanto le informazioni sotto formato JSON di un array vuoto. Vedete? E in questo caso che cosa succede? Verrà fondamentalmente creata questa tipologia di elemento. Ok? Quindi in un certo senso è quella struttura che una volta invocato il service, se non esiste il local storage lo va a creare, creando un array vuoto. Ok, qui dentro dovremmo andare a salvare tutti quanti i nostri prodotti. Bene, se invece esiste, che cosa faccio? Vado, ok, quindi se stringa ls è inizializzata, significa che è compatibile con quello che noi abbiamo salvato e quindi con un array di oggetti. La cosa che dovrò fare in questo momento è crearmi una variabile, ok, che dovrà essere un elenco di che cosa? Di prodotto, e quindi lo metto sotto questo punto di vista. Ok, attenzione, qui dentro mi dà un unresolved perché devo importarlo come model e quindi questo elenco, dato che può essere undefined in questo caso, gli faccio un new array. Questa che cos'è? Tecnicamente è un concetto di aggregazione. Per quale motivo? Perché sto creando un elenco di prodotti, questo qui l'elenco esiste comunque a prescindere dal numero di prodotti che c'è all'interno, ma quando deve essere popolato questa tipologia di elenco? Beh, il popolamento dell'elenco, ok, deve essere fatto immediatamente, subito appena vado a riprendere la stringa del local storage. Quindi che cosa faccio? Vado a fare che this.elenco è uguale a che cosa? Allora, se la stringa del local storage è stata presa, ok? E quindi la stringa del local storage effettivamente è stata generata se non c'era o se c'era praticamente l'ho appena recuperata, vado ad effettuare un json.parse, ok, di che cosa? Della stringa local storage. Eccolo qui. Ok,
Allora, la questione qual è in questo momento? In questo caso, argument of type string null is not assignable to parameter of type string. Type null is not assignable to type string. Per quale motivo? Perché tecnicamente io devo controllare che questa stringa effettivamente sia presente. Infatti, che cosa succede? Se non è presente, la stringa local storage non esiste, ma se è presente vado in else, ok? Quindi in questo caso mi sono assicurato che questa stringa effettivamente esiste, allora la vado a parsare. Capito qual è il concetto? Allora, ripeto molto rapidamente. Prendo dal local storage l'item che si chiama elenco negozio. Se non esiste, la vado a creare. Punto. L'elenco, quindi in questo caso, rimane vuoto, quindi è l'equivalente di scrivere una cosa di questo genere. Ok? E quindi sono comunque pronto per effettuare le mie operazioni. Se invece la stringa ls è inizializzata, allora faccio il parse, quindi vado ad effettuare il parse di questa tipologia di array di oggetti e lo vado ad inserire all'interno di elenco e quindi fondamentalmente sono già predisposto per effettuare la mia operazione. Quindi ho inizializzato il mio service.